una domanda che capita spesso di farsi, cioè quella di stavo dicendo, è una domanda che capita spesso di farsi quando si ha un computer, si fanno le elaborazioni e succede che è una domanda che capita spesso di farsi, cioè se vale la pena cambiare una scheda video per avere maggiori prestazioni o avere qualcosa in più, ed è esattamente quello che stiamo cercando. For you, baby. Ok, è arrivato il momento di spiegarvi cosa è successo. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Dall'intro avete capito che è successo qualcosa e c'è un piccolo, leggerissimo cambiamento, che è esattamente questo. Ovvero una 3090 che sono riuscito a recuperare. Non è nuova, è usata. Adesso vi spiegherò perché ho preso questa e tutto quello che c'è stato dietro, e questo video si baserà sull'idea del mi conviene cambiare scheda video, è quello che sto cercando. Partiamo prima da un piccolo presupposto. Ovviamente non posso aver fatto tutti i test di questo mondo, anche perché ce l'ho da pochi giorni, ma sicuramente ne farò tanti altri più avanti. Ho fatto quelli che secondo me erano quelli più essenziali. Vedremo fra poco tutti i dettagli e i test che ho fatto. Prima però parliamo di queste due schede, ovvero quella che avevo prima e quella che ho adesso. E parliamo di una 2070 contro una 3090. Sono praticamente una generazione dopo l'altra. La 2070 nasceva come scheda di medio-alto livello, mentre la 3090 era proprio il massimo. Solo la 3090 Ti era sopra di lei, ma in realtà la differenza è veramente minima fra le due schede. La cercavo la 3090 Ti, ma la differenza di prezzo che trovavo non giustificava quella potenza leggera in più che mi avrebbe dato, oltre che sarebbero cresciuti anche i consumi. È ovvio che oggi non andrò a dirvi che una 3090 è meglio di una 2070, perché questo lo sanno già tutti. I benchmark non sono fatti esclusivamente per quello. Quello che volevo trattare era ho una scheda video di fascia bassa o di una generazione passata o tutto quello che volete, cosa mi aspetto da una scheda video nuova o comunque molto più potente, e spero che magari in questo video riesca a darvi questa risposta, perché magari uno si aspetta delle prestazioni assurde quando in realtà magari è poco di più o non è così tanto rispetto a quello che si poteva pensare. Guardiamo prima di tutto però quanto differiscono queste due schede, e per questo vi ho fatto questa scheda con tutti i dati belli precisi. Vediamo proprio il confronto, e lo so, sono un sacco di dati, ma io ve li ho messi tutti per farvi proprio un'idea, anche perché non è che vi interessa a voi la differenza precisa fra la 2070 e la 3090, ma è per farvi capire, vedendo i risultati dopo, prestazionalmente cosa va a cambiare quando ci sono dei dati così diversi. Hanno due processi produttivi, quindi sono ovviamente architetture diverse, perché una è Turing e l'altra è Ampere, una è 12 nanometri, l'altra è 8 nanometri, i milioni di transistor vedete che sono proprio il doppio, anche la grandezza del die è molto più grossa sulla 3090. Come potete vedere ci sono anche molti più CUDA core, che sarebbero gli shading units, ed è una differenza abissale fra le due, cioè la 3090 ha 10.496 CUDA core, la 2070 ne ha 2.304. Considerate che la mia 2070 non era la super, perché sono rimasto particolarmente fregato da questa cosa. Io ho comprato la 2070, pochi mesi dopo è uscita la 2070 Super, ma non c'erano rumor, non c'era niente all'epoca e non lo sapevo io che sarebbe uscita la 2070 Super, e alla fine vabbè, non credo sarebbe cambiato tantissimo, aveva qualcosa in più, però ci sono ovviamente più TMU, più RUPS, ma ci sono anche più Tensor Core e più RT Cores. Io vi ho segnato che, come avevo detto anche nell'altro video, non è solo un fatto di quantità ma anche di generazioni, perché la 3090 ha i Tensor Core di terza generazione, mentre la 2070 di seconda generazione, mentre gli RT Cores la 3090 ce li ha di seconda generazione, la 2070 di prima generazione. Perciò è sì anche un fatto di quantità ma anche un fatto di generazioni, perciò è sempre difficile paragonarli perfettamente allo stesso modo. Vediamo poi tutti gli altri dati, comunque c'è una bella differenza.
che alle volte può sembrare minima, ma che ovviamente non può essere stratosferica da una generazione all'altra. Considerate comunque che la 3090 era un bel mostro quando è uscita. E qui arriviamo a uno dei dettagli principali, e cioè i 24 GB di memoria video. E qua arriva la spiegazione sul perché io ho scelto questa scheda video. Quando ho preso questa decisione in realtà ero un po' titubante perché volevo orientarmi su una serie 40. Quando però andate a elaborare con un programma, il vero limite che si trova è la quantità di VRAM, non è la potenza, perché è vero anche la potenza, cioè se prendi una 3050 ovviamente non riuscirai a fare un sacco di cose, però alle volte lì è più un fatto di tempo che un fatto di essere bloccati completamente. Mentre se avete provato a generare con certi modelli di Flux oppure a fare l'ora o fare cose così, non potete proprio, perché c'è troppa richiesta di VRAM e crasha tutto. Perciò anche a prendere una 4080 Super o anche non Super, anche a prendere una 4070 Ti Super, anche una 4060 Ti, comunque a 16 GB si arrivava, e non sono pochi, vanno bene per tante cose ma non per tutto. Perciò le alternative erano due: o la 4090, poi avrei dovuto vivere all'interno della scatola che conteneva la 4090 e vendere tutto ciò che mi apparteneva. E anche da usate costano una follia ancora, perché giustamente chi paga una scheda 2500 euro non è che va poi a venderla a 600. Quello che rimaneva erano le 3090 usate. Perché non ho aspettato l'RTX 50? Per una considerazione del tutto mia, non so se sarà così, ma io ho fatto questo ragionamento. Nvidia non ha concorrenti, non è detto assolutamente che metterà molta più VRAM sulle nuove schede video. Alcuni dicono che ne avrà 28 la 3090, altri dicono che ne avrà 32, è facilissimo anche che ne abbia ancora 24. Perciò secondo me potrebbe fare come ha fatto con la serie 40, che fa uscire prima i modelli top, lascia sul mercato la serie 40 e condivide per un periodo le due generazioni, e poi più avanti fa uscire la 5080 e tutto quanto. Ma anche se uscissero tutte insieme, i prezzi sicuramente saranno molto più alti rispetto alla generazione passata. Perciò anche una 5080 con 24 GB di RAM non costerà 1.500, ma sicuramente costerà 1.800. La 5009 con 28-32 GB costerà 2.500, 2.600, costeranno molto di più. Mi auguro di sbagliarmi, però se non c'è concorrenza e tutti stanno comprando la 4090 a quel prezzo, sicuramente lo faranno. E poi anche perché le GeForce sono fatte per giocare. È vero che adesso le pubblicizzano come strumento per creare, hanno aperto un po' la visione delle loro schede, perché non per forza bisogna avere un RTX professionale per fare elaborazioni, però al tempo stesso le GeForce sono principalmente orientate a chi gioca, e a loro non viene nulla in tasca a pubblicizzare queste schede per fare la I, perché chi vuole fare elaborazioni in serie con la I, per loro è meglio che spenda e che quindi compri le RTX più potenti. Perciò fare una scheda troppo a buon prezzo che possa togliere acquirenti alla serie professionale non gli conviene a loro, perciò non hanno neanche concorrenza su questo campo. È molto lì la situazione. Pensando a tutto questo ho detto, secondo me se succede questa cosa la 3090 aumenterà di prezzo da usata rispetto a come si può trovare adesso. Vi dico la verità, io da quando l'ho presa ho provato a riguardare i prezzi e ho già questa impressione che stia già aumentando di prezzo, perché è anche notizia di qualche giorno fa che la 4090 sta pian piano esaurendo le scorte e i prezzi stanno iniziando a aumentare. Pensando a tutto questo ho detto ok, ma la cerco al prezzo più basso possibile, perché se non è così io fra qualche tempo la rivendo e mi compro un'altra scheda video, magari una 4090 usata. Allora l'unico sito dove secondo me si riesce a fare ancora qualche affare è subito.it. Io questo sito per comprare online ve lo sconsiglio completamente. Lo fate solo se sapete orientarvi bene e capire che il più delle volte qualcosa non andrà. Questa è la mia esperienza personale. Se comprate dal vivo è un altro discorso. Se invece comprate online, quando vi arriva il pacco qualcosa va male, e sono riuscito a prenderla a 550 euro. Non è una cifra bassissima, immagino che molti diranno
diranno porca miseria, però tanti dovrebbero ragionare sul fatto che questa scheda nuova superava i 1500 euro. Comprarla anche dopo tot di tempo è comunque un ottimo prezzo, sempre considerando una cosa, che io la 2070 la venderò per aver speso poi forse la metà di questa cifra, se riesco, ma dovrei perché ho già preso in parola con chi me la prende. Perciò considerate il prezzo della 2070 nuova, che l'avevo pagata, se non ricordo male, 460 forse all'epoca o qualcosa in più questi 250 euro che in realtà avrò speso della 3090, quindi il prezzo ci può stare. Vi dico il perché io mi sono trovato sempre male con Subito ed è sempre qualcosa per cui fare molta attenzione. Allora, io lavoro nel mondo IT e riparo spesso, assemblo e sistemo le cose, perciò non mi faccio molti problemi quando mi trovo davanti dell'hardware usato. Faccio una piccola parentesi: non preoccupatevi dell'hardware usato, perché l'hardware viene testato in un modo che voi neanche vi immaginate. Una scheda usata per giocare qualche ora al giorno, overclockata anche, è nulla. Io vi posso assicurare che ho avuto a che fare con computer, con server e con cose di questo tipo trattate malissimo, usate 24 ore al giorno, pesantemente caricate, e resistono anni in condizioni terrificanti. Perciò un processore, una scheda video, un qualcosa che sta nel vostro computer usato, esageriamo, qualche ora alla settimana, non gli fa niente, gli fa il baffo proprio. Però quando mi è arrivata questa scheda ho visto che qualcosa non andava e me ne sono accorto subito dei thermal pad che non erano posizionati bene. Allora cosa ho fatto? L'ho aperta e ho visto che i thermal pad posteriori erano mezzi rotti, come potete vedere dall'immagine, e lì sono caduti tutti i santi di questo mondo. Ovviamente ho scritto subito al venditore, gli ho detto: maledetto, perché non mi hai detto cosa hai fatto? Tu questa scheda l'hai aperta e ci hai fatto qualcosa. Alla fine è venuto fuori che era per il raffreddamento a liquido. Torniamo a quello che ho detto prima, me ne frega che l'ho overclockata, perché comunque sia l'hardware di oggi ha un sistema di protezione che è impossibile che lo danneggiate. In poche parole, anche il più imbranato di voi non può danneggiarlo, perché le temperature aumentano, scende la frequenza, dovete proprio metterci del vostro per spaccare un componente o pasticciare con la corrente, cose così, almeno da esperienza mia personale, e se vi fidate, poi se c'è qualcuno che fa questo lavoro potrà confermarlo. Al momento volevo restituirla, e qui torniamo a quello che ho detto prima. La sera stessa sono tornato su Subito, su eBay, su tutti i vari siti, e ho cercato altre 3090. In poche parole, per trovare qualcos'altro dovevo aggiungere altri 200-300 euro. I prezzi erano già iniziati a aumentare. Non so se è una casualità, è molto probabile che sia una casualità. Mi sono fermato un attimo, ho detto: aspetta, io l'hardware il più delle volte lo sistemo, non è stato corretto, ci siamo, tanto comunque non arriveremo a scendere di prezzo, perché comunque sia più di così è impossibile comprare una 3090 perché non era danneggiata. L'ho aperta tutta completamente, l'ho guardata bene da vicino, l'ho ispezionata, era perfetta, aveva solo i thermal pad dietro messi male, mezzi rotti, come vi ho fatto vedere. A quel punto ce li avevo a casa, li ho messi provvisoriamente e l'ho provata e andava perfettamente. Ho scoperto poi dopo che in ogni caso avrei dovuto cambiargli i thermal pad, perché sulle 3080 e le 3090 le GDDR6X scaldano in modo allucinante. Perciò ho ordinato subito dei thermal pad della Gelid, mi sono messo lì con molta pazienza, ho sostituito tutti i thermal pad, ho fatto il lavoro certosino, 1000 video, l'altezza, alcuni da 1 millimetro, altri da 2 millimetri, chiusa tutta, ho pregato un attimo prima di accendere il computer e adesso va perfettamente. Anzi, vi dico, le memorie prima mi arrivavano a 105 gradi, le ho provate per un attimo così, adesso mi arrivano sui 70-80, perciò è perfetta. Ho già fatto diverse elaborazioni, ho giocato un po', è sempre ok, funziona tutto a posto, quindi perciò per me è stato comunque un affare a questo prezzo per il tipo di scheda che è. Poi ripeto, se fra qualche mese veramente le RTX 50 saranno meglio, questa in qualche modo la rivenderò e cercherò di prendermi una 4090 in qualche modo, ma dubito che rivendendo questa riuscirei a spendere poco passando a una 4090, perché ancora per qualche anno credo che le 4090 costeranno parecchio usate, sempre che poi non ti fanno una 5080 da 24 giga che magari costa 800 euro. A quel punto è viva Nvidia e
tutto quello che ho detto non ha alcun valore. L'idea che avevo io era comunque più avanti di aggiornare tutto il computer, perché come vedete in descrizione io ho ancora un Threadripper 1009. In realtà inizialmente io ho preso il 1009 perché avrei voluto prendere il top più avanti, ma questo donatissimo socket è stato usato esclusivamente per le prime due serie. I processori usati costano ancora tantissimo di queste due serie di Threadripper, non so perché. Quello da 32 core costa ancora 600 euro, io avrei voluto prendere quello, ma non ha minimamente senso per via del fatto che un Ryzen 9 attuale lo asfalta completamente, nonostante abbia molti meno core, perciò non credo cambierò processore e tutto sommato in queste elaborazioni non serve così tanto il processore, lo usa per pochi momenti, ma per quei pochi momenti il mio va bene. Sto facendo un pensiero se prendere un altro kit di memoria e arrivare a 64 giga, perché in alcuni momenti mi dà l'impressione che 32 non bastano e che chieda di più, anche con la scheda video nuova, perciò magari quello potrebbe essere un futuro upgrade, ma io preferirei cambiare tutto e passare magari ai nuovi Ryzen con DDR5 e tutto quanto, ma per il momento il computer che vedete in descrizione più la 3090 è la mia workstation da oggi in poi. Ecco, magari il problema che ci sarà dopo è che fino ad oggi ho fatto dei workflow per chi aveva hardware poco potente. Da oggi in poi devo ricordarmi che se faccio un workflow che prende 16 giga di VRAM non tutti potranno farlo andare, perciò magari dovrò fare un qualcosa di un po' più soft e poi magari far vedere la versione più spinta. Ma dopo tutta sta pappardella che spero non vi abbia annoiato, parliamo dei test. I test li ho fatti assolutamente a favore della 2070. Perché ho fatto così? Perché farli a favore della 3090 ci vuole veramente poco, però non avrebbe senso. Uno che ha una scheda video vecchia di una generazione passata, anche di più, ovviamente al momento la sto usando nel miglior modo possibile per fare delle belle generazioni. Non usa ottimizzazioni che non gli servono a niente, altrimenti sarebbe un po' stupida come cosa. Perciò immaginate che come usavo ConfUI con la 2070 l'ho usato con la 3090, con i PyTorch 2.3.1 e con l'Xformer 0.027. Probabilmente adesso aggiornerò per la 3090 sperando che mi dia un boost maggiore, così come i modelli che usavo con la 2070 li ho usati con la 3090. Perciò in questi test non vedrete per esempio l'NF4, se non ricordo male si chiama così, che era solo per le nuove generazioni, ma tutti quelli passati come l'FP8 o i GUF nelle varie versioni. Partiamo con la prima slide. Allora, vedremo Stable Diffusion XL e Flux. Volevo farvi video delle generazioni, però dopo che ne ho fatti 2 o 3 ho capito che non aveva senso, perché sarebbe stato un video enorme e se li velocizzavo diventava un po' no sense, ma lasciarli elaborare non aveva senso perché guardavate le generazioni. Perciò vi dico essenzialmente i dati e così vi fate un'idea. Io ho preso alcuni dati che credo siano quelli essenziali. Nelle slide vedrete appunto il modello usato, che è un custom, cioè Juggernaut 11 XL, e alcuni dati tecnici che danno un senso se volete ricreare lo stesso contesto. Per esempio in questa prima slide abbiamo che ho usato 1024x1024 e sotto leggete che workflow ho usato dei miei, così potete fare la stessa cosa con la vostra scheda video e vedere che risultati avete paragonati a questo. Ho preso 2 dati principali, e cioè quelli che vedete dentro al terminale, ovvero il K-sampler, cioè la generazione proprio in sé, quanto tempo ci ha messo e le iterazioni per secondo, e poi quanto tempo ha impiegato per finire completamente l'elaborazione totale. Allora in questo caso abbiamo 26 secondi per il K-sampler per la 2070 con 1,14 iterazioni al secondo per un totale di 62 secondi, mentre la 3090 ci ha messo 11 secondi e 2,58 iterazioni al secondo per un totale di 38 secondi. Vi ho fatto queste slide apposta perché così potete riflettere su quanto realmente influisce una scheda video più potente su un'elaborazione, perché uno magari potrebbe aspettarsi che con una 3090 schiacci e dopo 2 secondi elabora, ma non sempre funziona così e vedrete che alle volte sono proprio secondi che cambiano. Passiamo allora alla seconda slide, sempre con Juggernaut. In questo caso vedete che è un workflow fra quelli più intricati che avevo fatto e che ci metteva di più grazie a Marigold, che era abbastanza pesante come elaborazione. Vedete che ho messo come dettagli che l'immagine inserita sulla quale ha fatto le mappe era da 768x768 per andare incontro alla 2070 e con un controllora rank 256. Con la 2070 ci ha messo 2 minuti e 25 secondi con 4,15 iterazioni al secondo per un totale di 3 minuti e 43, mentre la 3090 ci ha messo 22 secondi e 1,58 iterazioni al secondo
secondo per un totale di 1 minuto e 01. Su questo vedete che è già molto più marcata la differenza, soprattutto sul totale. Credo che la parte più pesante sia proprio il momento di creazione della mappa di Marigold. Con la 3090 ci mette veramente un attimo, con la 2070 un pochettino più con calma. Andiamo al terzo test che ho fatto per Stable Diffusion XL, che in realtà è un mix fra Supir e Stable Diffusion XL, dove se avete provato il workflow, la prima parte fa la sistemazione con Supir, la seconda parte fa una specie di refiner con Stable Diffusion XL, con Juggernaut XL sempre. Vedete che qui la differenza è abbastanza marcata. Con la 2070 abbiamo 15 minuti e con la 3090 abbiamo 6 minuti e 24 secondi. Quello che ho notato tanto è che con questa elaborazione la 2070 mi sale veramente tanto di temperature, arriva tipo a 70-80 gradi, mentre la 3090 era talmente veloce che non riusciva neanche a scaldarsi, arrivava tipo a 60 gradi, a esagerare. C'è da considerare una cosa, che la 2070 io non gli ho sistemato i thermal pad ma gli stessi di quando l'ho comprata, perciò sarebbero da cambiare effettivamente dopo tutti questi anni. Una cosa interessante di quando si cambia scheda video e si ha così tanta VRAM è vedere quanto prendono veramente questi modelli, perché con 8 giga non te ne rendi conto perché li satura subito, mentre con la 3090 inizia a caricare, vedi questa barra che sale e ti chiedi quindi tutti questi giga servivano? Per esempio vediamo dal Task Manager quanta VRAM occupava con Stable Diffusion XL, con questo modello Juggernaut XL. Ho fatto questo screen nel momento finale appena passato dal VAE, cioè nel momento in cui è entrato nel VAE ho fatto lo screen, e così sarà anche per gli altri che vedrete del Task Manager. E come vedete occupa all'incirca 12 giga di VRAM e sono praticamente 4 giga in più rispetto a quelli che poteva dargli la mia 2070. E questa cosa la sapevo, però mi ha stupito vedere che chiedeva così tanti giga in più, e questi giga sono giga che non sono andati sulla RAM e perciò hanno velocizzato il processo di elaborazione stando dentro la scheda video, perché ovviamente le GDDR6X sono incredibilmente più veloci e poi sono attaccate alla GPU, perciò lo cambio di dati è immediato, oltre ovviamente a esserci una GPU molto più potente. Tutte queste cose insieme fanno la differenza di tutti questi minuti o secondi. A questo punto passiamo a Flux direttamente, perché alla fine ho fatto 2 test con 2 modelli perché credo che interessi soprattutto questo, perché è vero ce ne sono tantissimi, c'è Auraflow, c'è Pixar Sigma, c'è Union, c'è tutto quello che volete, c'è Stable Diffusion 3, bla bla bla, però la maggior parte della gente in realtà o usa Stable Diffusion XL o usa Flux principalmente. Se uno ha una bella scheda video usa Flux adesso, se uno non riesce perché ha un hardware troppo vecchio o troppo limitato usa Stable Diffusion XL, perché sono i due che seguono meglio le indicazioni e danno i risultati migliori. Partiamo con il workflow col dual clip. Come dicono i dettagli, ho messo il Dev FP8, il T5 XXL FP16, ho aggiunto tutto, l'ora, model sampling, guidance, tutto com'è di base già nel workflow quando lo aprite, e risoluzione 1024x1024. 2070 ci ha messo 1 minuto e 47 secondi nel keysampler con 5,36 iterazioni al secondo, per un totale di 2 minuti e 50 secondi. La 3090 ci ha messo 30 secondi con 1,55 iterazioni e un totale di 1 minuto e 24 secondi. Vedete che qua è una bella differenza. È proprio una bella differenza, tira fuori i muscoli la 3090 in questo caso. Passiamo ai GUF. Io ho fatto prima un'elaborazione con il Q4 KS e poi con il Q8. 2070 ci ha messo 2 minuti e 10 con 6,10 iterazioni al secondo, per un totale di 2 minuti e 48 secondi, mentre la 3090 ci ha messo 49 secondi e 2,48 iterazioni al secondo, per un totale di 1 minuto e 21 secondi. Anche qui comunque la differenza è molto marcata, in alcuni casi parliamo di minuti, in altri di secondi, vedete. E comunque, come potete vedere, anche nel T5 io ho messo il GUF in questo caso. Se passiamo al Q8 abbiamo 2 minuti e 20 per 7,14 iterazioni al secondo, per un totale di 3 e 20 secondi sulla 2070, mentre abbiamo 42 secondi e 2,33 iterazioni al secondo, per un totale di 1 minuto e 29 sulla 3090. Guardiamo infine il workflow fatto sempre con Supir ma con Flux come refiner.
meno. Stesse impostazioni della versione Stable Diffusion XL e vediamo che le tempistiche sono di 22 minuti e 41 per la 2070 e 10 minuti e 06 per la 3090, praticamente quasi la metà precisa con fra le due schede video. E con questo abbiamo finito le slide dei test che ho fatto. Ripeto, ce l'ho da pochi giorni, non potevo fare migliaia e migliaia di test, anche perché una volta che uno ha visto le slide si è fatto un po' un'idea. Questi sono già abbastanza workflow che potete usare per farvi un'opinione sulla vostra scheda e quanto cambierebbe rispetto alla 3090. Non è che è proprio la stessa cosa. Questo è il mio computer con questa scheda video. Non è detto che a voi, mettendo questa scheda video, dia questi risultati. Però mi interessava farvi vedere questa differenza e guardiamo che in questo caso quanta VRAM prendono questi modelli. Ricordate che io con la 2070 saturavo gli 8 GB, infatti avevo messo in reserve VRAM e tutto il resto andava sulla RAM. Per esempio il dual clip usando l'FP8, come potete vedere, andava a occupare la bellezza di 21 GB. Questa cosa mi ha stupito tantissimo perché mi aspettavo che l'FP8 arrivasse massimo a 16 GB. Non so come mai, ma è arrivato veramente a un pelo dei 24 GB. Pensavo che l'FP16 occupasse così tanto, ma non so. Il Q4KS è arrivato a occupare ben 12 GB come Stable Diffusion XL e su questo lato, anche se ci ha messo di più a elaborare rispetto all'FP8, ma poco di più, ha occupato molta meno VRAM, perciò su una scheda da 16 GB ci sarebbe stato dentro senza problemi. E per finire abbiamo il Q8 che ha occupato 19 GB, perciò meno dell'FP8. Ora non so se per caso quando ho elaborato con l'FP8 mi ha tenuto in VRAM qualcos'altro, però è strano perché continuavo a cambiare workflow e quando si fa così svuota sempre, poi ricarica, o in quel momento ha fatto qualcosa che non andava, ma ho visto che comunque più o meno prende così, perciò sicuramente i GUF, visto che sono usati per quello, occupano molta meno VRAM, ma non per forza migliorano la velocità di elaborazione. Ora, dopo tutta sta pappardella spero vi abbia interessato, io l'ho fatta per farvi vedere tutto quanto e farvi un'idea, perché come anticipato un pochettino prima, cambiare scheda video per queste cose deve aver senso, ovviamente, perché è un costo, ovviamente, e se lo fate solo per elaborare dovete anche capire in che direzione volete andare. Per esempio, io non volevo trovarmi di nuovo davanti alla situazione del hai finito la VRAM, buonanotte, non puoi far più niente. 24 giga non bastano sempre, ovviamente, ci saranno cose che vanno ben oltre i 24 giga e infatti si usano spesso dei server per fare le elaborazioni molto più alte, però sono già abbastanza. Lo so che una 4070, una 4080 avrebbe avuto più potenza, ma non avrei avuto tutti quei giga. Avete visto comunque a confronto della 2070 che in alcune situazioni parliamo di secondi, perciò dovete considerare questo. Se pensate veramente di risparmiare tantissimo, di cliccare va tutto istantaneamente, forse magari la 4090 fa così, ma almeno sulla 3090 non sempre è così, devi comunque aspettare. È ovvio che parliamo che magari da una parte 1 minuto e mezzo, dall'altra è 10 secondi, ma stiamo parlando di minuti, non stiamo parlando di mezz'ora o di un'ora. Se invece avete un portatile e vi state facendo un nuovo computer, secondo me questa scheda dà ancora tante soddisfazioni e per il prezzo a cui si trova, e spero che si continui a trovare, è molto molto interessante per tutto ciò che è legato al mondo dell'AI in locale, open source e che va sulla scheda video. Perciò se dovete caricare modelli e farli andare velocemente avete bisogno di soprattutto tanta VRAM per non andare sulla RAM e rallentare tutto, o nel peggiore dei casi avere un out of memory come il server Discord che spero seguiate, che vi siate iscritti, e ricordatevi che lì potete fare domande, chiedere consigli, postare le vostre creazioni e partecipare ai contest che stiamo facendo. Stanno iniziando a prendere piede, mi raccomando, e se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi, perché adesso che c'è questa nuova scheda video, tra l'altro vi starete chiedendo come mai prendi sempre Gigabyte. È stato un caso, in realtà io volevo prendere un EVGA perché erano famose per la qualità, ma le VGA le fanno pagare in modo esagerato, non volevo pagare tanto, mi sembra si sia capito, e caso vuole che ho preso comunque una Gigabyte praticamente
praticamente identica a quella che avevo, ma questa è molto più grossa come avete visto. Ma tutto questo significa che con tutti questi giga di VRAM e tutta sta potenza ora potrò fare le live e generare con voi. Tempo di finire di attrezzare le ultime cose che servono per fare una live fatta bene e dovremo esserci, perciò seguitemi, commentate se avete qualche opinione su tutto questo, se avete qualche domanda, qualche dubbio, e allora ci vediamo alla prossima guida in questo caso. Ciao! I watch you turn white in a cold November night.